Buonasera a tutti, vi diamo il benvenuto a Interni Radio, il format di Interni che in occasione della Milano Design Week 2023 compie il secondo anno. È con vero piacere che questa sera abbiamo ospiti Ludovica Serafini e Roberto Palomba. Buonasera, grazie di essere venuti, è un vero piacere avervi qui. E questa sera faremo come sempre una chiacchierata con voi, parlando un po' di questa settimana particolare dove la città si trasforma. Quindi magari parliamo un po', non so, una serie di domande, magari anche, visto che ne avete fatte diverse, se avete magari un aneddoto da raccontarci, quella volta che magari è successo un evento particolare durante la Milan Design Week, dal salone al fuorisalone, un evento particolare che ha richiesto una soluzione magari dell'ultimo minuto di corsa, una soluzione estrema, no? Per riuscire a risolvere e proporre il prodotto finito come voi l'avevate pensato. È mai accaduto? O è sempre stato tutto super programmato alla perfezione? Beh, la realtà ha molta più fantasia di un disegno. Un disegno metti render, inserisci tutto, però poi la realtà è molto più ricca. Dunque accadono cose durante un allestimento e le cose vanno sempre cambiate, sviluppate lì per lì. Sono ispirazioni momentanee che arrivano alle 2, alle 3 di mattina, alle 4, perché quando sei sotto allestimento accade che allestisci fino a delle ore Non ci sono orari, inconsulte. non ci Sì. sono orari, è un Io devo dire che H24. la cosa che mi ricordo invece più con più tenerezza è stata, non era il Salone del Mobile, era il Macef, che allora Ok. si faceva ed era una fiera. Comunque noi siamo venuti, all'epoca abitavamo a Verona, siamo venuti al Macef, abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo corso tutto il giorno, questa sciagurata era incinta e Wow. la mattina dopo è nata nostra figlia. Per cui diciamo che Beh, quella volta che accadde che è nata nostra figlia, credo che sia il più bel ricordo che diciamo che è posso avere. un ricordo meraviglioso, Assolutamente bellissimo, sì. bello, grazie di averlo condiviso con noi. E mi viene da chiedervi anche un'altra cosa, se siete particolarmente legati eventualmente ad un luogo della città di Milano, che magari appunto a livello affettivo o anche a livello lavorativo, o che vi rappresenta, un posto dove magari vi sentite più a vostro Posso dire il agio. mio Sì, letto. il tuo In letto. questo momento devo dire che il mio letto mi rappresenta. In questo In momento questo momento il mio letto è il posto che mi rappresenta meglio. No, ci sono tanti posti che in qualche modo ci rappresentano e che posti che amiamo. Sicuramente Milano è una città che, non essendo milanesi, l'abbiamo dovuta imparare, scoprire e Ok. amare. Quindi è un po' la città di per sé che secondo me è una città da amare. Poi devo dirti, io amo molto i parchi perché vado con i cani e quindi Certo, direi che Parco Montanelli è un buon polmone per che abbiamo Milano. anche vicino, tra Eh sì. l'altro. C'hanno una mostra sui giardini meravigliosa, tra l'altro. Assolutamente. Ma io Ludovica? devo dire che Milano non so se ho un posto preferito o dei... Mi piace molto la città perché è molto varia. Io sono romana dove le cose sono molto più, eh, diciamo, pesanti, Con una luce Statiche, diversa, sì. con una luce diversa, più statiche. Mm. E invece eterne. qua, eterne, è giusto, e invece qua è tutto molto, la città si struttura in una strada che è Déco, la strada dopo è 800, quella prima invece era un giardino, è molto Assolutamente. più ricca in un modo piccolo, veloce. Evolve velocemente Più anche. che evolve, ha evoluto e anche oggi evolve a una velocità pazzesca, per cui i luoghi sono tanti, ma le scoperte sono tante e posso dire alla fine che è la città intera che a me piace. Assolutamente, in tout court, assolutamente. Mm. E tornando invece a parlando appunto della fuorisalone, il fuorisalone nasce un po' come atto così di ribellione, no, nei confronti del Salone del Mobile, una novità introdotta ormai già 30 anni, sono già ormai 30 anni. Per quanto riguarda il fuorisalone, qual è la cosa che secondo voi è ancora meravigliosa o se vorreste vedere ancora qualcosa di nuovo con il futuro? Cioè, cosa vorreste vedere o che avete già visto, che comunque vi può piacere? Io penso che la Design Week italiana sia un'occasione eccezionale nel mondo, perché ce l'abbiamo solo noi. Ed è proprio per il fatto che non è solo un district,
non è solo una fiera, ma è un luogo geografico enorme, Chiaro. che ha un'energia pazzesca e che rappresenta il contemporaneo perché parla dell'abitare, ma noi abitiamo sedendo, adesso siamo sul divano, possiamo abitare il nostro letto, abitiamo i nostri vestiti, Assolutamente. abitiamo con la luce. Dunque, in questa città dove c'è tutto, poi tu ed è in Italia, e l'Italia è il luogo della creatività perché gli italiani hanno questa natura incredibile di saper e voler esprimere loro stessi attraverso un continuo ribattere, aggiungere. La creatività è questo, è vedere Assolutamente. quello che c'è e dare la propria versione continuamente, continuamente, continuamente. E dunque è un luogo gigantesco di energie e di visione dell'oggi. È uno spaccato della contemporaneità incredibile. Ok, perfetto, sì. Fuori Salone, secondo me, è nato come, come off, no? Cioè, Mhm. come una cosa che doveva essere, se vogliamo, tu dicevi prima una cosa come quasi una ribellione, Sì. un salone contro. Mm. E in realtà è nato anche un po' per la necessità di spazi che non c'erano nella fiera. La fiera vecchia non aveva questi spazi, quindi le aziende hanno cominciato a utilizzare gli showroom e hanno creato comunque un connettivo urbano che oggi è quello che fa fondamentalmente il cuore pulsante del design a livello mondiale. Il fuorisalone è stato quello che poi ha coinvolto la città, perché la città di Milano durante il Salone del Mobile diventa una cosa diversa. Innanzitutto la città di Milano moltiplica il numero dei suoi abitanti in una maniera esponenziale, cioè, e questo moltiplicare degli abitanti poi influiscono pesantemente sull'economia della città. Il momento di maggiore commercio di Milano è il Salone del Mobile, anche per la moda. La moda, al contrario, invece si chiude nei palazzi, si chiude nelle sfilate, cioè non c'è un rapporto con la città. Sì, Quindi è il momento in cui veramente noi capiamo cosa significa abitare una città. Riprendo quello che assolutamente. diceva Ludovica prima, noi abitiamo i nostri vestiti, abitiamo il nostro corpo e poi oggi invece abitiamo anche le città. E questo Assolutamente. quello del salone è proprio un momento perfetto per capire cosa significa abitare la città. Assolutamente. E parlando invece di design, il design sta cambiando, è cambiato, insomma non si tratta ora più di disegnare una poltrona, un tavolo, una sedia e basta. Si è evoluto molto, si parla quasi di intelligenza artificiale, si parla di game design, di tantissimo altro, no? Tantissime altre cose. Quindi la tecnologia. Che rapporto avete con la tecnologia in Io la generale? fondo. La fondi? Sì, io fondo i cellulari, La fondi proprio con il fuoco? la fondo con non so che cosa. Col calore? Non La tua so, energia? La tua non so, gli energia. orologi cambiano orario e quando in studio stanno lavorando su Mac, quando salgono io mi devo allontanare. Bene, Non è, un sai, ottimo cos'è? Saturno rapporto. contro, la tecnologia contro me non lo faccio fare. Però devo dire che questa domanda è molto carina perché mentre tu la facevi immaginavo un mondo di intelligenza artificiale, un mondo così, allora improvvisamente sparisce il divano e io cado per terra. E Esatto, anche voi. ovvio, Cioè, da una ovvio. parte c'è l'abitare, da una parte c'è tutto il resto che la mente umana riesce a costruire, a creare, ma la cosa importante è che tutto questo altro mondo ci deve aiutare, non deve essere il limite. La tecnologia deve essere un valore per noi, per stare bene noi, e non deve essere il limite. Ma la tecnologia ti dice devi fare così. Mm, No, mm. quello Mi non aiuta, va più bene. mi Mi deve aiuta. aiutare. L'ho inventata io, deve farmi del bene. Ovvio, Ma non certo. io, perché io non l'avrei potuto inventarmi, diciamo. Io come essere umano, questa L'abbiamo e la visione. sfruttiamo, la Sì, ma scusa, posso utilizziamo. dire, ma che Devi. buono il pane alla mortadella. Mamma mia, che Mamma, quanto è buono, profumo! E ma che la rosetta profumo! romana ma calda con la mortadella, ma vuoi mettere Ma vuoi rispetto mettere? ai social media, che cos'è? Assolutamente. Una bella rosetta con la mortadella. Anche a quest'ora Anche a poi. quest'ora. Cioè, io penso che ad un certo punto tutta sta tecnologia è importante perché sicuramente ci ha cambiato la vita. Pensiamo che cos'è stato il Covid, Mm, sarebbe stato il Covid senza la tecnologia. assolutamente, Saremmo stati tutti dei poveri disgraziati bloccati dentro le case, chiaro. invece siamo riusciti a continuare a lavorare, abbiamo avuto una sorta di pseudo socialità. Ci sono degli elementi che in qualche modo della tecnologia riconosciamo tutti fondamentali, oggi non potremmo mai rinunciarci.
Però cerchiamo anche di recuperare quella componente umana, perché veramente il pane e la È mortadella, importante. secondo me, mangiati in compagnia di un amico sulle scale di un monumento con la faccia al sole, secondo me danno ancora quella felicità che una chat non ti può dare. E beh, grazie all'evento passato che hai citato tu prima, forse l'abbiamo capito anche di più questa cosa, questa importanza, no? Sì, sì, L'abbiamo percepita e toccata con mano. sì, devo dire di Ehm, sì, devo dire di sì. Assolutamente. Avete non so, anche nella vostra quotidianità, un album, un artista, un cantante, un podcast preferito che magari vi piace ascoltare, che ne so, anche magari in auto, o al lavoro, in ufficio, quando lavorate, per creare una situazione particolare. Non so, devi creare una cosa nuova, cosa ascolti? Ludovica o Roberto? Tutto. Tutto? Quindi rock. Mi piace tutta la musica. Poi quando inizio a disegnare in effetti non l'ascolto più, è come se il mio cervello si... però io ascolto tutto, Anche ascolto quando un parlo po'. io non ascolto più, ma questo È una Eh, forma... perché ho detto la musica, tu sei musica. Oh, Allora, fantastica, fantastica. ascolto i podcast, quando guido ne ascolto molti. Insomma, voglio Stupendo. dire, credo di essere stata una delle prime persone a aver comprato, come si chiamava, Walkman? un Walkman, perché è così bello la possibilità di avere la musica sempre con noi. Io l'ho trovata l'unica cosa, due cose del passato. Io trovo che oggi abbiamo una cosa in più. Quando vado dal dentista e mi fanno un'iniezione al Wow. dolore, Mhm. e quello nel passato non c'era. Ok. E poi di avere la musica ovunque con noi. E di poterla scegliere È poi. divertente questa cosa del Fantastico. dentista, perché ultimamente sono stato dal dentista e mi sono messo le cuffie per non Ah, sentire per non sentire i il rumori. rumore del trapano. Devo dire, ha funzionato. Quelle con l'insonorizzazione. Esatto. Fantastico, io odio il rumore del trapano, Sì, per me mi ha è aiutato molto. abbastanza inquietante, sì, Io devo ti dirti che capisco. il mio artista preferito, a parte ascolto molta lirica e molta classica, però amo molto David Bowie, Oh, fantastico. perché è stato un artista che è stato sempre capace di cambiare, ha saputo non essere coerente, ha saputo non avere uno stile e ha saputo cavalcare con grande curiosità quello che era la sua creatività e il suo rapporto con la società. Poi lui l'ha fatto non solo attraverso la musica, l'ha fatto col suo personaggio, l'ha fatto Certo. con la parte di recitazione, eccetera. Cioè, è stato una persona che è sempre stato capace di evolversi e anche di stravolgere Certo, di cioè cambiare. da Ziggy Stardust del primo Bowie a Anki Dori fino ad arrivare a Let's Dance o quasi Certo. la dance music, eccetera, poi l'ultimissimo fino alla morte con i Teen Machine, eccetera. Però credo che Bowie in qualche modo forse è l'artista, lo dico con grandissima umiltà, a cui mi sento più vicino anche come attitudine. Fantastico. E prima parlavamo di disegno, dell'attività della quotidiano, eccetera. Vi piace ancora disegnare? E che tipo di disegno? Mano libera, computer, tavoletta? Come preferite disegnare? Se ancora vi piace Posso disegnare? rispondere per te una cosa di tuo? Di te? Posso dire io Tanto una che se non cosa di dico di te? no lo dici lo stesso, per cui qual è il problema? Allora, mi ricordo una sera che Roberto disegnava, lui ha una mano, disegna meravigliosamente, che disegnava un acquerello lunghissimo Sì. con degli animali. A un certo punto disegna dell'acqua, ma lui voleva disegnare un delfino nell'acqua. Mhm. E mentre lo disegnava, lui diceva: Ma io non so come si disegna un corpo nell'acqua, e nel frattempo lo stava facendo. Ma pensa. Con una cosa, è un acquerello meraviglioso che ancora c'è. Ecco, lui ha questo dono. Adesso so continuare tu se vuoi. Se vuoi. Io ho questo dono e c'era una volta questo dono. e c'era un obbligo da parte mia, che ogni volta che io finivo un acquarello e lei decideva quando era finito, automaticamente diventava suo, per cui io non ho possesso dei miei acquarelli, non ho più possesso. Io disegnavo Ci tanto, sta, giusto. scusate, disegnavo tanto prima, poi ho smesso un po' di disegnare, di dipingere più che altro, perché il lavoro si è portato via poi gran parte Una fetta. del tempo,
E adesso però disegno tutta la mano libera, tutti i progetti che faccio, la parte che poi condividiamo con Ludovica, io li schizzo su dei volgarissimi Moleskine, quelli più grandi che non ci vedo più niente, Certo. e dove ci sono degli orrendi schizzi di lavoro che poi con i ragazzi dello studio condividiamo e Che poi si diventano, poi evolvono. loro li sviluppano in 3 dimensioni, eccetera. Però devo dirti, per me mi diverte molto perché quando poi certe volte lavoriamo su degli oggetti anche in sketch, cioè io faccio anche dei grandi disegni uno a uno per rappresentare le cose, no? Addirittura? Ecco, Sì. stupendo. E allora è divertente perché c'è un mio assistente, si chiama Matteo Bollati, a cui sono molto affezionato, che è uno storico, anzi Certo. proprio quello più storico, che quando ci sono i ragazzi più giovani, cioè, copia il disegno, copialo all'identico, che quello non sbaglia un millimetro, per cui e ogni volta prende la riga e dice, oh, non hai sbagliato neanche un Si va centimetro sul questa sicuro. volta, per cui Fantastico. l'occhio ancora funziona. Io Assolutamente. faccio questa cosa nell'architettura invece perché Sì. a me piace moltissimo lo spazio, tagliare lo spazio, immaginare come le persone vivono in uno spazio, perché quando disegno e taglio gli spazi immagino le persone che camminano, che gesti fanno, quanto ci mettono. Allora nel passaggio per esempio di un corridoio, cosa devi guardare, cosa devi pensare, per cui e tutto questo avviene da sola, devo dire, tutti i primi schizzi, le prime idee vengono da sole, poi e questo è come lavoriamo in studio. E poi mi riunisco eh, con i ragazzi della Certo. squadra e tiriamo giù i disegni. E Fantastico. Roberto fa la stessa cosa oppure lo facciamo insieme. Però il processo è questo, generalmente è individuale Certo. e poi viene condiviso con altri e diventa corale. Ovvio, deve. Perché la bellezza del nostro lavoro è che noi non siamo mai soli. Cioè il design, l'architettura, sono tutti dei progetti che tu puoi avere un'intuizione, ma poi diventa di tutti. Esatto, deve Deve essere evolversi. bello. Meraviglioso. È una condivisione anche, no? Assolutamente. Assolutamente. Posso chiedervi quanto ha influito la moda, so che è una vostra grande passione, quanto ha influito e in che modo ha influito la moda sul vostro lavoro di interior designer? Per niente. Per niente. Guarda, io devo essere molto sincero, la moda non ne capisco niente. In qualche modo l'apprezzo perché apprezzo la creatività che c'è dietro la moda. Mi sono convertito ad un'azienda giapponese che si chiama Issey Miyake, Sì? che trovo geniale perché è la cosa più confortevole, meno problematica, e per cui ho riempito l'armadio di questa roba qua, praticamente sono sempre vestito uguale e vivo così. Però la moda mi piace, la creatività, Sì. mi spaventa la ciclicità certo. così forsennata. Sai che adesso in questo momento noi stiamo disegnando tutta l'home collection di Versace, Certo. ed è molto difficile trasferire i valori di una marca dall'abbigliamento al design. Noi abbiamo dei cicli, abbiamo delle, come posso dire, delle ciclicità come posso dire, differenti, no? dei valori, delle permanenze nello spazio che sono completamente diverse Certo, rispetto a quelle assolutamente. che un vestito. Un divano sta nello spazio un tempo infinito rispetto a un abito che sta dentro Diverso l'armadio. totalmente, certo. E tutto questo, secondo me, è molto difficile da traslare da una parte all'altra. Chiaro. Devo dirti che siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo con questo progetto, però devo ammettere che c'è un'enorme fatica da parte nostra. Grandi risultati, immagino. Grandi risultati, perché sì, devo dire, anche questo salone è stato eccezionale sotto questo assolutamente. aspetto. Però è un lavoro che, se fatto con serietà e non con cialtroneria o con leggerezza, presuppone un'enorme energia per poterlo portare a compimento in maniera corretta. Certo. Secondo me la moda è super interessante proprio per questa velocità di creatività che ha, perché in un anno quante collezioni ci sono? 4, 4, sì. Inverno, estate, donna, uomo. Per cui è veramente molto veloce, l'architettura è molto lenta, il design è un po' meno lento, insomma, è a metà. Però quando la mattina tu hai scelto come rappresentarti attraverso il tuo vestito, poi te lo dimentichi nella giornata. È Sono vero. gli altri che ti vedono e che forse immaginano quello che tu volevi comunicare, forse no, non si sa.
Magari lo Mentre percepiscono, no? non lo so, non ho idea. Però tu ti senti bene nell'abito che hai messo quella mattina. La casa è completamente diversa perché tu il divano che hai scelto lo vedi sempre. Chiaro, Perché certo. tu te stessa non ti vedi, ma L'oggetto il sì, mondo quello che è intorno a te lo stato. vedi e questo crea molta differenza. Assolutamente. Vi faccio un'ultima domanda. Un elemento, un oggetto iconico, un elemento iconico o un'icona che vorreste o che avete usato in un progetto o vorreste usare in un progetto o presentare eventualmente? Avete un elemento che vorreste utilizzare? Vuoi parlare tu? Perché non ti viene in mente, No, vero? io mi viene in mente, Allora parlo dillo tu, io. perché intanto non mi viene in Io mente. parlavo con una mia amica giornalista che oggi venivamo dalla fiera a Milano, per cui col traffico tipo 2 ore in macchina. Certo. E una delle domande, abbiamo fatto un'intervista volante, si può dire, una di queste domande era proprio questa. Io le ho risposto quello che penso, nel senso che non ho mai creduto nei maestri, credo nelle persone che hanno delle intuizioni che tu studi, alcune sono classiche, alcune sono contemporanee, e che magari ti suggeriscono delle cose che tu poi fai tuo e evolvi e diventa il tuo di linguaggio. Certo. E come non credo nei maestri, non credo negli oggetti iconici, credo che ci sono degli oggetti che hanno molto successo, che sono belli, che possono essere dei compagni di viaggio per tantissimo tempo. Ci possono essere degli oggetti che io posso avere a casa per 50 anni, ma dargli il valore la parola icona è una parola, cioè devi morire come Marilyn Monroe, non so, mi pare così cattivo anche come pensiero, no? Sì. Noi siamo in continua evoluzione, ci sono delle cose che rimangono, ma Certo. forse è la parola che io non riesco Certo, ho capito. perché ti blocca, l'essere umano è in continua evoluzione, dunque certo, tutto certo. ciò che la blocca per me è di difficile Assolutamente. accettazione. Roberto, vuoi aggiungere qualcosa? Oggetto iconico? Persona, oggetto, Guarda, ce l'ho di cosa? fianco. Eccola, Lei è l'abbiamo trovata. un'icona, eh. quindi ce l'abbiamo. Come Ce l'abbiamo. Marilyn Monroe, Ma era quella la No. no, è la... No. Hai già passato l'età, per cui stai tranquilla, sei oltre. Bene, io ringrazio tantissimo Ludovica Serafini e Roberto Palomba di essere stati con noi questa sera a Interni Radio. Un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie ancora. Allora, Arrivederci. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Ciao.